L'ho chiamato l'uovo nel nido, e come devo chiamarlo? Facilissimo da fare, piace ai bambini, piace ai grandi, piace a tutti, ci potete fare anche tutte le varianti che dopo andiamo a vedere. Cominciamo con 2 zucchine e una carota, o 2 carote e una zucchina, come preferite. Vanno tagliati con la macchinetta julienne oppure a mano, con un po' di pazienza. Se volete vanno bene anche le patate, il daikon, la buccia delle melanzane, tagliata sottile sottile è speciale, oppure dei filettini di peperoni, potete aggiungerci quello che preferite. Io ho fatto zucchine e melanzane perché ho i figli che mi mangiano praticamente solo questo, però potete farlo con le verdure miscelate che preferite. Se non avete la mandolina come la mia, super spaziale, tecnologica, iper meccanica, van benissimo quelle da 10 euro che vendono al mercato, le tagliate prima a fette sottili e poi con il coltello le tagliate a julienne, così non avete bisogno di avere in casa una cosa del genere. Fuoco forte, padella grande, antiaderente, un bel filo di olio extravergine di oliva di quello buono. Se volete ci potete aggiungere l'aglio, se volete ci potete aggiungere dello zenzero, io ci aggiungo del cipollotto fresco del mio giardino che è buonissimo. In questo soffritto i non vegani, i non vegetariani possono aggiungerci anche altre cose come dei strisciolini di pollo, delle fettine di pancetta tagliate in fettine, del bacon, del speck, quello che vi piace. Mettete dentro quello che volete, questo è il momento buono. Una volta rosolata la cipolla aggiungo le mie verdure, le zucchine e le melanzane. Con una forchetta, con una bacchetta, con una pinzetta disfate bene, sdrumate e sciogliete bene le verdure. Aggiungiamo sale e pepe, senza esagerare che il sale si fa sempre in tempo a mettere e manda sulla pressione. Continuiamo a mischiare. Questo lavoro di rosolare e mischiare durerà 1 minuto, non di più. Nel frattempo si scalda bene la padella. Mettiamo il coperchio e aspettiamo 2 minuti, non di più. Non bisogna stracuocere le verdure, devono essere ancora croccanti al dente, solo leggermente appassite. Notate il colore delle zucchine melanzane che è ancora molto bello. A questo punto tiriamo via subito la padella dal fuoco, così lavoriamo belli, tranquilli, in ordine, senza nessuno che ci corre dietro. Facciamo spazio nella padella, magari invece di usare le bacchette usate una paletta, ma io sono un pigro, lo sapete. Un coppapasta, diametro 8-10, qualsiasi altro attrezzo va benissimo, oppure una ciotolina, fate questo lavoro. Se non avete il coppapasta usate la ciotolina, lo fate nella ciotolina e poi la rovesciate, non vi preoccupate che va benissimo. Metto dentro una buona quantità delle mie verdurine, poi con il dietro di un cucchiaino, con una bacchetta, con il dito, faccio girare un pochino le verdure all'interno del cerchio, così vanno verso l'esterno e prendono la forma del nido, un po' l'aiuto con la bacchetta, un po' l'aiuto col dito e abbiamo fatto un bellissimo nido e non bisogna toccarlo più, lo lasciate lì nell'angolino della padella. Raccomando questi nidi di farli un po' pienotti, un po' cicciotti, un po' altini, perché dopo quando finiscono di cuocere calano ancora un pochino, poi vengono bassi, streminziti, sono brutti da vedere, quindi fateli un po' pieni. Ora, sempre con calma, in un mestolo aprite un uovo. Perché nel mestolo? Perché è più facile lavorare dopo e perché se per caso si rompe il giallo lo tiriamo da parte e ne prepariamo un altro. Poi magari tirate via un po' di bianco con un cucchiaino se è in eccesso e in ogni nido mettiamo un uovo. Perché togliere un po' di bianco? Perché se ce n'è dentro davvero tanto magari dopo vi fa diventare bianco tutto il nido, mentre invece se ne tirate via un po' riempite giusto il buco, poi ad aggiungerlo magari fate ancora in tempo dopo. Ora sempre con calma rimettiamo la padella sul fornello, mettiamo fuoco medio, ci mettiamo il coperchio e aspettiamo 2 minuti. Qui potete scegliere il tipo di cottura che volete, li potete lasciare belli morbidi, li potete lasciare a metà barzotti, li potete lasciare fino alla fine, fino a 6 minuti e farli ben cotti. Io ho scelto di lasciarli dentro 5 minuti perché mi piace un po' morbido. In questi 5 minuti di cottura non toccate i nidi per nessun motivo. Quando vi piacciono che sono pronti, via il coperchio, li tirate da parte, li lasciate lì 2 minuti e dopo con una palettina li staccate e li mettete nel piatto. Sopra queste uova ci potete mettere qualsiasi salsa vi piaccia oppure una bella spolverata di formaggio grana come ho fatto io. Spero che vogliate fare questa ricetta perché a me mi ha stupito, è buona ed è semplice ed è anche molto originale, 3 ingredienti e si fa una ricetta così. Ciao a tutti.